Ciao a tutti, benvenuti in questa live di riassunti di storia. La live di oggi è il mondo antico nel Medioevo. Vedremo di affrontare, vedere come era recepito, qual era la concezione che il Medioevo aveva degli antichi. Quindi, prima di far questo lascio un attimo la parola all'ospite di questa sera, che è Calibur, che presentati pure e raccontaci il tuo. Ciao a tutti, sì, io sono Calibur, ho un canale YouTube dove parlo di letteratura medievale e ho un podcast di lettura e commento della Divina Commedia. Tra l'altro giusto oggi sono arrivati 50.000 download, quindi festeggiamo anche questo traguardo. E questo sono io. Complimenti per il grande risultato. Allora, come ho detto, sarà una lunga chiacchierata, parleremo dell'epica, del teatro, della filosofia, della politica, ma prima affrontiamo un attimo il dibattito appunto delle fonti, proprio della tradizione. Che cos'è che era risaputo nel Medioevo del mondo antico? Il problema delle fonti è un grande problema, perché sostanzialmente è anche il problema che abbiamo noi tutt'oggi. Molto è andato perduto, purtroppo. Della letteratura latina e di quella greca è passato molto poco al setaccio della storia, ma facciamo un po' di numeri. Ci sono degli studi, alcuni un po' più catastrofistici, altri un po' meno, ma sempre brutte cose purtroppo. Si pensa che della letteratura latina a noi sia arrivato un 10% circa, mentre di quella greca un 1%. Quindi è andato perduto molto. Altri studi invece un po' più concreti, a mio avviso, perché un 10% e un 1%, sì, sono numeri che fanno riflettere, però è un po' difficile da calcolare. Un altro studio appunto ci dice che solamente degli autori latini, parliamo di letteratura latina, sono noti circa 800 autori, sono noti a noi. Di questi 800, solamente 144 sono gli autori di cui abbiamo almeno un'opera completa. 350 sono gli autori di cui possediamo dei frammenti delle loro opere. Degli altri 300 conosciamo solamente la loro esistenza e al limite che opere hanno scritto. Ma veramente è andato perduto tantissimo. Facciamo degli esempi. 24 opere teatrali di Ennio, 40 di Accio, l'Hortensius di Cicerone, un trattato filosofico importantissimo e che non abbiamo più. Quasi tutto Varrone, ben 107 libri su 142 della storia romana di Tito Livio.
abbiamo solamente 37 libri della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio su circa 500 volumi che aveva dedicato. Quindi abbiamo perso tantissimo. Ma come è andata nel Medioevo? Che cosa si conosceva della letteratura latina e della letteratura greca? Parlo di letteratura in senso molto ampio, non solo ehm, non solo opere letterarie fine a se stesse, ma anche filosofia, opere teatrali e quant'altro. Della letteratura latina nel Medioevo si conosceva già molto di più, perché è stata tramandata abbastanza bene, anche se si è perso molto, come abbiamo visto, anche di letteratura latina. Di letteratura greca, il Medioevo, parlo del Medioevo occidentale, ovviamente, conosceva praticamente nulla. Della letteratura greca nel Medioevo non si conosceva praticamente nulla, ma proprio di testi greci. Quello che si conosceva della letteratura greca erano o citazioni da parte di altri autori latini di opere greche, oppure attraverso la patristica, i padri della Chiesa, perché molti dei padri della Chiesa vivevano durante l'impero romano, quindi avevano a disposizione molte più opere anche in greco, e quindi tramite i padri della Chiesa qualcosa si è salvato. E poi, però, questo molto più tardi, attraverso gli arabi. Attraverso gli arabi abbiamo molte opere, soprattutto opere filosofiche. Questo perché con la fine dell'impero romano d'Occidente c'è stata proprio una divisione tra Occidente e Oriente, ed è filtrato molto, molto poco da Oriente a Occidente, anche appunto di letteratura. Poi con lo scisma d'Oriente ancora peggio. Ma perché sono arrivati agli arabi? Posso interromperti un secondo? Ci Sì. stavo riflettendo giusto oggi, pensando a questa live. Come dire, quando arriva il cristianesimo, l'impero romano diventa tutto quanto cristiano, possiamo dire tutto il mondo conosciuto, ovviamente l'occidentale diventa cristiano. Poi col Medioevo vediamo una prima scissione, cioè questa unità cristiana che era l'impero, si spacca in due di fatto, è un po' anche il tema di questa live, vedremo come appunto l'Occidente latino non conosca i classici greci, perché, come dire, non ha più quella cultura, quell'influsso, ma appunto sarà con il Medioevo bizantino, cioè di fatto il Medioevo dell'impero romano d'Oriente. Siamo nel X secolo, ci sarà il grande rinascimento bizantino, e da lì gli arabi avranno il contatto con i testi greci, e poi da lì arriverà anche l'umanesimo, quindi ritornerà. Però appunto nel Medioevo abbiamo questa scissione all'interno del mondo cristiano fra mondo latino e mondo greco, e poi non so, è ancora curioso che il Medioevo finisce, inizia l'età moderna con un'altra scissione, cioè ovvero
Europa, cioè nel mondo latino, arriva le religioni protestanti e spaccano ancora una volta questa cristianità. Quindi andiamo ancora avanti, poi forse arriviamo all'Ottocento, dove pensiamo a Nietzsche, quando ha detto Dio è morto, diciamo l'ateismo arriva, quindi spacca ancora di più l'Occidente. Non so, mi è venuta in mente questa sorta di storia, questa religione cristiana che pian piano che va avanti nella storia si spacca sempre di più. Niente, una riflessione così estemporanea. No, certo. Dove eravamo arrivati? Agli arabi. Perché le opere greche ci sono arrivate molte attraverso gli arabi. Questo soprattutto per quanto riguarda la filosofia, di cui parleremo molto più approfonditamente più tardi. Per via della chiusura dell'Accademia di Atene da parte di Giustiniano. A un certo punto Giustiniano chiude l'Accademia di Atene per contrastare, diciamo, questa eresia greca, della filosofia greca. E quindi i filosofi hanno dovuto scappare da Atene. E dove si sono rifugiati? Non in Occidente, perché non c'era niente di che. Sono andati dagli arabi, perché era un clima molto più favorevole. E anzi vennero accolti molto bene i filosofi greci, i quali appunto si portarono dietro tutta una serie di opere, da Aristotele a Platone a Zenone, e quindi in questo clima molto più favorevole, con dei califfati illuminati che investivano molto di più in cultura, gli arabi si interessarono molto alla filosofia greca, iniziarono a copiare testi greci e dopo un po' arrivarono ovviamente anche in Occidente. Che se posso, scusami, il paradosso è proprio questo. Latini e greci nel Medioevo proprio non si parlavano. Infatti anche le crociate, tutto questo mondo che il mondo latino, che è un po' più vicino, se vogliamo, al mondo musulmano, pensiamo in Spagna o in Sicilia, ci sono i primi, se vogliamo, avvisagli di una sorta di jihad cristiana. Di fatto le crociate sono un po' questo. Ebbene, invece i bizantini, o se vogliamo, come piace chiamarlo a me, i romani del Medioevo, hanno sempre avuto questo rapporto costante col mondo arabo. Ebbene, non hanno mai capito, non hanno mai interiorizzato che cos'è di fatto una guerra santa. Per loro è sempre stato un abominio. Però è molto curioso come appunto la cultura classica, soprattutto la cultura greca, siccome il mondo greco e il mondo latino non si parlava, ebbene, passava da sotto e aveva un contatto con gli arabi in questi centri, diciamo, adesso noi li vediamo come Europa, ma che all'epoca erano molto arabi, appunto la Spagna e la Sicilia, e poi da lì in tutta l'Europa che diciamo oggi diciamo vediamo come Europa. Niente, era un Certo. Vogliamo entrare adesso nel vivo della questione? Sì, il mio è giusto un preambolo, giusto per far capire com'è andata la situazione, perché sarà qualcosa che varrà un po' per tutti gli autori di cui parleremo oggi, giusto per non ripetere tutte le volte la stessa solfa, diciamo. Bene, rispondo solo un attimo a media storia. Con me sfondi veramente una porta aperta, forse il mio secondo video che ho fatto nel canale.
Parlavo appunto dell'eredità di Roma, l'impero bizantino, erede appunto fra ellenismo, cristianità e romanità, come di fatto questo legame, come di fatto il mondo romano sia sempre stato il mondo più greco dell'omano fin dall'inizio. Pensiamo Roma vive dagli Etruschi, ma di fatto gli Etruschi sono stati ellenizzati, la stessa Roma, se non erro, Roma il primo foro era il foro di Ercole, cioè, voglio dire, già all'inizio gli stessi dei sono gli dei del mondo greco, quindi fin dall'inizio c'è questa propensione. Poi se si analizza i vari autori, a parte se vogliamo Catone il censore, che era quello anti-ellenico, ma tutti quanti, persino Marco Aurelio, siamo nel secondo secolo d.C., quando la capitale è Roma, tutto quanto è Roma, lui nei suoi scritti diceva: io ho sempre parlato latino ma ho sempre pensato greco. Pensiamo a Cesare, quando muore fa Kai su teknon, anche tuo figlio, cioè parla in greco, cioè l'ultima cosa che dici in punto di morte parli in greco, cioè, mamma mia, cioè, veramente la cultura greca era pienamente, e quindi si spiega anche perché poi Costantino si sia direzionato in Oriente, ma è sempre stato il cuore del Mediterraneo, che appunto, torniamo a noi, fino agli arabi, fino a conquista araba, di fatto segna il Medioevo. Il Mediterraneo era questa gigantesca autostrada che i popoli collegava i popoli. Pensiamo, un po' il mito comune, Cleopatra, l'ultima di Tolomea, egiziana, in realtà era macedonica, quindi era molto più greca che, se vogliamo, egiziana in senso tale. Quindi questo mondo era molto collegato. Di fatto poi col Medioevo, cioè da una parte i Longobardi a nord, da sud gli arabi, si spacca. Il Mediterraneo non è più un mondo che unisce, ed è il Mediterraneo che noi oggi vediamo. Pensiamo dall'Italia alla Tunisia, sembra che ci sia veramente un continente, cosa che di fatto non è così. Infatti se andate in Sicilia c'è molto anche della cultura araba, perché appunto la vicinanza è lì, non è così lontano. Ma adesso torniamo a noi. E quindi appunto questa live sarà appunto una botta e risposta, vedere un attimo questi punti che abbiamo detto, appunto epica, teatro, filosofia e politica, com'erano nel mondo antico, e quindi qua cercherò di fare una sorta di posso chiederti un favore, se puoi mettermi, quando parlo io di solo l'audio, perché la voce mi... Grazie. Allora, appunto il discorso sarà questo, vedere un attimo nel mondo antico, quindi le due fasi, tenendo sempre due grandi polarità, un conto è la Grecia e la romanità. Primo tassello che andiamo a parlare un attimo di epica, quindi se vogliamo l'origine della cultura classica, cultura antica, ma di fatto anche della cultura occidentale come noi la intendiamo. Quindi appunto andiamo a parlare un attimo di Omero e Virgilio. Cosa dire di Omero? Sappiamo veramente poco, tutti dicono il primo poeta, ma forse veramente ancora più antico può essere Esiodo con la sua Teogonia. Cosa parla? Sappiamo tutti cosa parla l'Iliade, l'Odissea, della guerra di Troia e del ritorno degli eroi. Ma a dire il vero, da quanto sembra dalle fonti, è un periodo, se vogliamo usare una metafora che usano anche gli archeologi, è un racconto con una densa stratigrafia di periodi. Sì, parla del mondo miceno, ma in realtà ne racconta veramente poco. Racconta molto dei secoli oscuri, poi di fatto è stato scritto, di fatto la stesura erano racconti orali, di fatto la versione scritta è venuta solo nella metà del VI secolo con la corte dei Pisistati ad Atene. Quindi attenzione, siamo ad Atene, perché il mondo greco era veramente complicato, anche dei miti, ogni posto aveva i suoi. Per esempio nel Peloponneso l'eroe tipico è Eracle, c'erano dei miti legati alla figura di Eracle. In Beozia pensiamo a Sofro, che c'erano altri miti, quindi non è un caso appunto che viene fatto ad Atene. Cosa parla Omero? Parla di tutto questo secolo, dalla guerra di Troia al Medioevo ellenico, appunto sono questi secoli dall'11° all'8° secolo, nella quale si assiste al crollo della cultura micenea, dei palazzi. Leggo dopo bene le risposte, se no non riesco. Fatto sta, e poi arriviamo fino all'8° secolo, quindi con il ritorno della scrittura. Ma un esempio di questo mondo miceneo, se non erro, Aiace e Telamone, il secondo campione degli Achei, Telamone di Aiace di Salamina. Bene, viene descritto con uno scudo antico, con uno scudo miceneo, ma lo stesso Omero dice che quello scudo era vecchio per i suoi tempi, e qui si capisce il passo. Cioè la guerra descritta da Omero, soprattutto nell'Iliade,
Sì, da una parte la guerra degli eroi, qui Micenei che vanno sul carro da guerra, che si affrontano, hanno le armature, ma è anche descritta la guerra di falange, quindi già una guerra diciamo dall'8° al VII secolo, sono già con una rivoluzione politica. E questo mondo qui, quello di Omero, questa grande realtà, bisogna sempre tenerlo presente, non parla, non è un documento storico sul mondo miceneo. Anche lì è interessante, se si vanno a vedere le tavolette che ci sono pervenute nei palazzi di Conosso, no, di Conosso, scusate, di Micene o di Pilo. Ebbene, si vede che il Guanax, se non erro la pronuncia, che è il re dei Micenei, che stava sopra appunto al palazzo, che fa molto Medio Oriente, scusate, vicino Oriente Antico. Ebbene, non ha molto a che fare, la parola Basileus, o meno quello che deriva, com'è descritto di fatto Agamennone, è descritto nell'Ilia come il Basileus, come re, ma di fatto il Basileus era un'entità politica locale, e qui anche molto interessante da vedere. Poi un altro aspetto dell'Iliade, appunto, anche lì è fatto da Atene sotto i Pisistati, quindi un aristocratico che è andato contro gli altri aristocratici, questa era Tirannide, e comunque è andato dalla parte del demos. Non parliamo di democrazia, ma non è questo il caso, non è ovviamente la democrazia, però è un aristocratico che per vincere gli altri suoi avversari si appoggia a dei terzi, che sono ovviamente che è il popolo. E non è un caso, appunto, se si vede bene anche l'Iliade, appunto, quello che emerge è una civiltà dell'onore, sono eroi che l'onore è tutto, pensiamo all'ira di Achille, sostanzialmente Agamennone si prende il bottino perché dice io sono il capo di tutti, mi prendo anche la tua parte. Lui dice no, io sono il migliore di tutti, questo va a me, va per l'onore, non va per l'amore. Quello sono le serie TV che hanno travisato, questa è la civiltà dell'onore che è descritta nell'Iliade. Ma oltre a questo si vede che di fatto Agamennone è il primo per onore rispetto agli altri principi achei, ma c'è quasi un rapporto di parità, tutti quanti possono parlare all'interno dell'assemblea, all'interno dei guerrieri, tutti quanti possono dire la loro, gli stessi soldati che per carità alcune volte sono bastonati allo stesso Odisseo perché non dicono cose furbe, dicono che vogliono tornarsene a casa e questo non si può fare, però appunto in un caso è ad Atene, in un caso siamo nella metà del VI secolo, quando è già arrivata la riforma politica, quindi una sorta di democratizzazione, e anche lì l'assemblea, è stata vista l'assemblea dei soldati nell'Iliade di fatto come una sorta di assemblea dei cittadini, perché di fatto nel mondo greco-romano chi era cittadino, chi poteva essere soldato, quindi fino a un certo periodo i medi piccoli proprietari, e un po' l'Iliade raffigura un po' anche questo. Per dare un attimo la complessità dell'Iliade, dei poemi omerici, che non sono appunto un documento storico di che cos'era il mondo miceneo, per quello dobbiamo chiedere agli archeologi. E adesso ho parlato un attimo appunto del mondo greco, mi allaccio un attimo al mondo romano e poi vedo di finire, se no parlo troppo. E quindi appunto parlando della grande epica, non possiamo latina che parlare appunto Virgilio, che fa un omaggio, e anche qui si vede ancora una volta come la cultura latina, la cultura romana era doppiamente, piegava il capo dinanzi a quella greca. Virgilio siamo sotto il periodo di sotto il periodo di Augusto, vuol dire l'impero romano c'è già da un po', almeno 2 secoli, cioè la grande Roma c'è già, solo adesso si sente l'esigenza, e se vogliamo l'Eneide è un grande poema appunto dove la lingua latina viene usata finemente, ma questo che voglio sottolineare, siamo già a un periodo molto maturo della cultura romana. Se pensiamo appunto a Omero, viene scritto alla fine del arcaico, cioè ancora prima del classicismo, quindi capiamo un attimo qual è le differenze. L'Eneide ovviamente si rifà in modo tangibile, sono 12 libri se non erro, i primi 6 di fatto hanno tra virgolette un impianto dell'Odissea, con Enea che fugge da Troia e va in città, va a Cartagine, poi fa i suoi macelli, e ok, però ha un impianto se vogliamo dell'Odissea, e poi quando arriva a Cuma ha un impianto se vogliamo più Ilia, dei combattimenti, la guerra. Poi ovviamente non è un semplice copia e incolla, Virgilio fa delle grandi innovazioni, prima di tutto l'eroe Enea è molto umanizzato, la sua pietas, cioè il senso dell'onore, il senso degli dei, è anche un eroe profondamente umano, cosa che se vogliamo appunto
pensiamo ad Achille, un semidio, a questo onore, sono un po' lontani da noi. Invece Enea, quando lo leggiamo, è molto più vicino da noi, è tormentato, lui amava Didone, ma la deve abbandonare appunto per gli dei, per fare la città, la promessa, tutti questi discorsi. Un altro, poi finisco di parlare dell'Eneide, fa una differenza su Odisseo, nell'Odissea appunto Ulisse fa un viaggio negli inferi, sta alla soglia degli inferi, ha delle visioni. Invece Virgilio, che fa Enea, ha proprio un vero e proprio viaggio all'interno degli inferi. Quindi qui mi taccio e lancio così questa palla tesa a Calibur, che ci può parlare delle conseguenze di tutto ciò. Un audio? L'audio, aspetta, scusami, sei stoppato. Ok. Omero e Virgilio. Iniziamo da Omero, perché poi di Virgilio si potrebbe parlarne per l'intera live, ma cercherò di essere molto contenuto. Omero, che cosa si sapeva di Omero nel Medioevo? Era conosciuto? Sì, era conosciuto, ma ovviamente nel Medioevo nessuno aveva mai letto manco una riga di quello che aveva scritto Omero. Probabilmente nel Medioevo si conosceva forse qualche frammento della traduzione latina di Livio Andronico, al massimo. Però Omero è comunque presente nella cultura medievale. E che cosa si diceva di Omero? Ovviamente che era il più grande di tutti, ma questo viene passato al Medioevo ovviamente dagli altri autori latini, anche dai padri della Chiesa stessi. Quindi sì, Omero era famoso, ma viveva di fama riflessa da altri autori. Ad esempio anche Dante parla di Omero. Dante mette Omero assieme a quasi tutti i personaggi di cui parleremo oggi nel limbo. Il limbo ovviamente perché essendo pagano non poteva arrivare alla salvezza. E che cosa ci dice di Omero Dante? Ci dice appunto che è il più grande di tutti. Viene rappresentato con la spada in mano. Questo perché come simbolo di regalità, ma anche perché era il cantore delle armi. E quindi sì, di Omero si conosceva molto. Lo stesso Dante appunto lo mette nel limbo, però ovviamente non ha mai letto nell'Odissea né nell'Iliade. Però qualcosa di questi testi nella cultura medievale passa, rimane. Alcuni episodi diventano famosi. Ad esempio, ovviamente però non tutto, appunto, l'Ulisse di Dante è molto diverso dall'Ulisse omerico. Dante gli fa fare una certa fine, mentre in realtà la morte di Ulisse è molto, molto diversa. Questo appunto perché Dante non poteva conoscere le opere omeriche.
Ehm, e di Omero appunto sono famosi molti episodi che sono rimasti. Appunto uno dei più famosi che rimane nella cultura medievale è quello delle sirene. Ma perché rimane? Perché aveva un aspetto didattico. Viene ripreso appunto dai padri della Chiesa questo episodio, che ovviamente i padri della Chiesa potevano leggere l'Odissea e rimane tra i padri della Chiesa e viene utilizzato appunto nei sermoni, in quanto le sirene diventano simbolo della tentazione del peccato, mentre Ulisse diventa l'uomo che deve cercare di resistere alle tentazioni. Sirene tra parentesi donne, chiusa parentesi. Esatto. Ehm, quindi sì, le opere omeriche rimangono comunque in background nella cultura medievale e abbiamo anche delle versioni in volgare di opere omeriche, anche se ovviamente la fonte non è Omero, ma bensì altre fonti tardo-antiche che riprendono la storia, che ne so, dell'Iliade e, e la sviluppano. Appunto abbiamo il Roman de Troyes, il romanzo di Troia, che è appunto la versione francese dell'Iliade. Però ovviamente questa versione si rifà a una fonte tardo-antica. Adesso non ricordo di preciso l'opera, però l'autore anzi si scaglia contro Omero, dandogli del bugiardo, in quanto la versione che da lui nell'Iliade è falsa, perché scrive molti secoli dopo i fatti, nonostante l'autore riprenda un'opera che è molti più secoli di distanza rispetto a Omero. Per quanto riguarda invece Virgilio, era conosciuto nel Medioevo? Secondo voi? Sì, era molto conosciuto, era uno degli autori più conosciuti nel Medioevo. Vive di fama non solo tra gli autori, tra gli intellettuali, ma anche tra il popolo. Infatti Virgilio diventa quasi un supereroe del Medioevo. Diventa da semplice, tra virgolette, semplice scrittore, diventa un mago. Ci sono molte leggende che parlano di Virgilio, soprattutto leggende, diciamo, dell'area partenopea, che parlano di un Virgilio mago che fa le magie. E poi addirittura un Virgilio profeta. Perché un Virgilio profeta? Innanzitutto per la sua stessa opera, l'Eneide. Infatti l'Eneide, perché è molto famosa nel Medioevo? Perché viene vista come una sorta di prequel dell'azione cristiana.
Ehm, Virgilio è molto amato in quanto ha scritto di Enea, in quanto ed Enea era visto come un antecedente di Cristo. Perché? Perché Enea va a fondare Roma e Roma diventa la culla della cristianità. E quindi per questo motivo la figura di Enea e la figura di Virgilio stesso vengono osannate nel Medioevo. Ed è appunto per questo motivo che Dante ne fa la sua guida. Altro aspetto profetico di Virgilio l'abbiamo nelle egogle, nelle bucoliche. Infatti una lettura un po' così data nel Medioevo di un passo delle bucoliche, Virgilio preannunciava l'arrivo di un puer, di un bambino che avrebbe sanato cioè avrebbe sanato il mondo, avrebbe riportato una nuova età dell'oro. Quindi gli intellettuali cristiani hanno visto l'arrivo del puer come l'arrivo di Gesù Cristo. Quindi Virgilio profetizza il cristianesimo, pur essendo pagano. E tutto questo porta Dante a promuoverlo a sua guida attraverso l'inferno e il purgatorio. Anche perché tra le varie leggende abbiamo anche non solo il fatto che Virgilio nell'Eneide fa fare appunto, come dicevi anche tu, un viaggio attraverso gli inferi a Enea, quindi Virgilio conoscitore degli inferi. No, in realtà Virgilio non si riferiva ad Augusto, ma al figlio di Asino Pollione, che era il suo, diciamo, mentore. E poi, appunto, oltre al fatto che conosceva gli inferi, avendo fatto fare questo viaggio ad Enea attraverso gli inferi, c'era anche una delle varie leggende che vedevano Virgilio tramite una maga entrare negli inferi per recuperare l'anima di un altro tizio che non ricordo, e quindi Virgilio che si fa tutto quanto all'inferno fino alla fine e ritorno. Quindi Virgilio conosceva l'inferno, appunto per questo Dante lo utilizza come guida. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, passiamo al secondo punto. Possiamo passare anche al secondo punto. Ok, va bene, vabbè, chiedo solo a te che stavi parlando. Allora, parliamo un attimo, secondo punto, parliamo del teatro. Chiedo solo di mettere muto, per favore. Grazie, scusami. Allora, parliamo appunto del teatro brevemente, quello che possiamo fare del teatro. E qui una prima precisazione un po' per sfatare il mito. In realtà, in parte è anche vero che il Medioevo, i testi appunto sono stati antichi, sono stati riportati dai monaci, erano gli unici che avevano la conoscenza per poter fare, e determinati testi sono stati persi perché o non piacevano, perché semplicemente venivano poco usati, come non è un caso che la Bibbia c'erano molte copie perché erano i testi più letti. Se un testo non veniva letto, scusatemi,
e passavano degli anni, c'era solo quella coppia, una volta che quel libro era perduto, non c'era niente da fare. Questo è vero, però bisogna anche dire che i primi a buttare via dei classici sono stati appunto gli stessi antichi. Pensiamo ad Alessandria, quando siamo in periodo ellenistico, decidono così di catalogare, da fare ordine alla letteratura antica, e qui fra quello che allora siamo secondo, terzo secolo, forse anche primo, quindi siamo proprio all'inizio, cioè Roma non c'è ancora tutta la letteratura latina. Ma per quanto riguarda il teatro greco, i saggi di Alessandria, se vogliamo usare questo termine, piace il numero 3 e decidono che appunto, non so, della storiografia antica, i tre grandi sono tre, Erodoto, Tucidide e Senofonte per le loro ragioni, e invece per quanto riguarda il teatro sono Eschilo, Sofocle ed Euripide, entrambi tragediografi di Atene del III secolo, e poi tutti gli altri vengono dimenticati. Quindi da lì che già iniziamo a perdere grandi pezzi importanti del mondo antico. Questo bisogna sempre tenerlo presente. Tornando a noi, appunto, noi le opere, non tutte quante, se non erano, non abbiamo tutte quante le opere scritte da questi tre grandi tragediografi greci. Abbiamo delle opere complete, appunto, di Escole, di Sofocle e di Euripide, quindi se vogliamo delineare un po' chi erano questi grandi personaggi e collegarli. Il primo è Eschilo, se vogliamo, coetaneo di Pericle, se vogliamo siamo all'inizio del V secolo, forse un po' più vecchio di Pericle. Importanti sono appunto i persiani, dove lo stesso Pericle li ha finanziati, perché appunto il teatro greco, per mettere le feste pubbliche dove si facevano, le due grandi feste pubbliche, si facevano gli spettacoli ad Atene, per finanziare lo spettacolo i grandi aristocratici davano i soldi e le mettevano in piedi, e poi chi vinceva le gare, perché ovviamente il mondo greco è un mondo di competizione, ci deve essere una gara, chi vinceva, chi aveva pagato, aveva sponsorizzato, aveva l'onore di avere una statua. Quindi non è un caso appunto che Pericle finanzia i persiani, perché siamo in un determinato periodo della storia dove ormai le guerre persiane, Pericle vuole orientare la Atene, che è alla testa della Lega dell'Ioattica, vuole trasformare nell'impero ateniese, quindi con questa tragedia dove veramente si tocca, a mio avviso, a grande spessore, qui sono di parte pienamente, grande spessore degli antichi, grande spessore degli ateniesi, i persiani parlano di Serse che torna dalla seconda guerra persiana, quindi non so, potrebbe essere un elogio agli ateniesi, ai greci, quanto sono belli, quanto sono forti, che hanno vinto. In realtà in tutta questa tragedia non c'è un solo greco, ma si vede i persiani che tornano con la coda tra le gambe, Serse che torna, che è tracotante di Ubris, l'errore, ci sono le vedove, c'è la madre di Serse che aspetta, se non erro, al palazzo di Susa, quindi tutta la sensibilità del mondo antico. Non so, io penso sempre, immaginiamo, noi oggi siamo un po' abituati a tutti questi film americani, che la seconda guerra mondiale, loro che sbarcano in Normandia, loro che salvano il mondo, sono i buoni del mondo, gli sceriffi, questi film che calcano un po' la mano. Invece no, i greci questa sensibilità si mettono dalla parte dei perdenti, descrivono anche la battaglia di Salamina viene descritta in modo estremamente epico, come è capace di fare Eschilo, il peana di guerra che cantano gli ateniesi all'alba, i persiani non vedono, sono abbagliati dall'alba e viene questo scontro brutale, i morti, viene descritto, ma tutto dalla parte dei persiani. Tornando a noi Eschilo, se vogliamo un attimo caratterizzare, abbiamo anche la sua prima attestazione di democrazia, non il termine democrazia, ma nelle supplici di Eschilo abbiamo anche lì l'emetata d'arco, c'è un re, ma la decisione appunto per salvare le figlie, le Danaidi, 40 giovani e donne che fuggono dall'Egitto perché dovrebbero essere, tra virgolette, sposate con tante virgolette, sposate nel senso vendute, lasciate nelle mani dei loro pretendenti, e qui capite bene che non erano per niente consenzienti. Ebbene, il popolo di Argo, perché è una cosa giusta, tutti quanti all'unisono decidono
di aiutare le Danaidi, e qui descrive un mondo, appunto, descrive la democrazia con termini idealistici. La democrazia era appena nata, la democrazia nasce con le riforme di Clistene alla fine del V secolo, qui siamo prima della metà del, scusatemi, alla fine del VI secolo, qui con le supplici di Eschilo siamo alla prima della metà del V secolo. La democrazia e il popolo viene descritto come le spighe di grano che si alzano all'unisono per alzare la mano, e tutti quanti sono d'accordo nel fare la cosa giusta. Ovviamente questo è la democrazia idealizzata. Divertente poi sarà appunto la risposta, forse 40 anni dopo, se non erro, di Euripide, farà le supplici, descriverà la democrazia. Euripide è vicino alla sofistica, descriverà la democrazia come la demagogia sia un male insito nella democrazia, non ci si può far niente. Questo è il demagogo, anche lì nelle varie tragedie Euripide prende di mira Ulisse e viene appunto descritto come l'archetipo, se vogliamo, del demagogo. Però torniamo a noi. Eschilo appunto è questa visione della prima democrazia, una democrazia dove non c'è ancora completamente il demos, cioè i poveracci, ancora, se vogliamo, la democrazia ateniese che ha vinto la battaglia di Maratona, la battaglia di Platea, di Salamina, quindi gli Opliti sono ancora i medi piccoli proprietari. E se vogliamo anche la giustizia, la città deve essere retta dalla giustizia, dalla diche di Zeus, anche qui lo Zeus che vediamo nei miti, nella teogonia, è un po' Zeus che noi conosciamo tramite i meme, cioè ogni mito Zeus, come dire, ha una storia amorosa, se vogliamo dire così, o con una fanciulla, con un bel fanciullo, con un animale. Zeus all'inizio, nella mitologia greca, se vogliamo, fa un po' questa figura un po' così, questo sarebbe il padre degli dei, e invece con il cambio, con Eschilo soprattutto, che viene a condensarsi tutto ciò, quindi la giustizia di Zeus, la legge di Zeus, il giusto, e tutto, questi sono i tanti temi che tocca Eschilo, per dare giusto un quadro. Secondo grande uomo della tragedia è Sofocle. Questo qui è proprio un contemporaneo di Pericle, se non erro, intorno a 440-43, se non erro. L'isola di Samo, all'alleata di Samo, decide di staccarsi dall'alleanza di Atene, e gli ateniesi alla guida di Pericle non ci pensano un momento ad andarli addosso, e fra i vari strateghi, cioè strategos, cioè generale, capi della flotta, abbiamo lo stesso Pericle, ma anche lo stesso Sofocle, per dirvi il personaggio. Ebbene, come detto anche prima precedentemente da Andrea, che ha pienamente ragione, se il mondo dell'Iliade non solo è la civiltà della vergogna, cioè dell'onore, tutto quanto, non è solo questo, ha anche dei tratti della civiltà della colpa, che è sempre presente nella religiosità della Grecia, del mondo. Cioè, se un atto empio, pensiamo all'Edipore appunto di Sofocle, se c'è un atto empio, un atto impuro, appunto come l'incesto fra un uomo e la propria madre, che appunto è l'Edipore, tutta la città pagherà, non solo quell'uomo, quindi tutta la città deve evitare, deve scacciare l'empio, se no porterà l'ira degli dei, appunto la Pax Deorum dei Romani. E questa è la visione almeno degli dei olimpici, degli dei della città. Poi c'è un altro discorso riguardo alla religiosità dei greci, quella, se vogliamo, la religione salvifica, la religione degli ultimi, delle donne, degli schiavi. Qui pensiamo a Eleusi d'Atene, pensiamo anche a Dionisio, pensiamo ai culti misterici, a Orfeo, tutti questi discorsi sull'anima, sulla purificazione, che faranno molto ego, che a mio avviso ricordano un po' anche il primo cristianesimo. Il primo cristianesimo è una religione molto attaccata agli schiavi, agli ultimi, agli emarginati. Poi quando, e qui parleremo di filosofia, quando il cristianesimo va a contatto con la classe dirigente romana, che sono imbevuti di filosofia, bene, vedremo appunto che il cristianesimo si interfaccia con il platonismo e diventa una religione molto pesante a livello teologico. Infatti, un piccolo spoiler: quando da Costantino a Teodosio di fatto la religione ufficiale dell'impero diventa il cristianesimo, questi poi iniziano a litigare tra di loro, tutti i dibattiti. Lo stesso Costantino fa il concilio di Nicea per capire, ma viene prima il padre, prima il figlio, che cos'è lo Spirito Santo. Cioè, la religione cristiana per secoli e secoli si sono spaccati la testa su questi argomenti. Appunto, sono dibattiti puramente filosofici. Tornando a noi, Sofocle, possiamo vedere un po' come
il grande la grande figura della tragedia della civiltà della Compa, un po', quindi con questo pensiero un po' arcaico. E quindi in seconda battuta arriva l'ultimo, Euripide, che è figlio della sofistica. Siamo durante il periodo della guerra del Peloponneso, arrivano i sofistici con il discorso l'utile e il non utile, andare contro anche la religione in senso come superstizione. Siamo nei periodi della guerra del Peloponneso e qui si allaccia anche l'unico vero protagonista della commedia che abbiamo, che è Aristofane. Anche lì fa la commedia del V secolo, quella che noi conosciamo solo Aristofane, è una commedia fortemente satirica. Pensiamo ai Cavalieri, dove appunto il salsicciaro, che è Cleone, che è il più grande politico dei tempi, demagogo, viene descritto, se non erro proprio all'inizio, che deve essere menato dai cavalieri per il bene della città. Voi immaginatevi, siamo in campagna elettorale, immaginate qualsiasi politico che volete, un comico va in TV e dice tu dovresti essere preso a bastonate per il bene dell'Italia. Cioè, è una roba che noi oggi non possiamo neanche concepire, però Aristofane lo faceva, e anche lì lo faceva in un contesto delle grandi Dionisiache o delle grandi Elenee, che erano le grandi feste della città, quando di fatto Cleone era lì accanto, era tra le prime file e mettevano in scena queste commedie che sono satire e non poco. Se la prende anche con Socrate nelle nuvole, ma questo ne parleremo. Se la prende appunto, è difficile capire qual è il pensiero politico di Aristofane, anche perché essendo che fa teatro un po' da una cassa di risonanza, se nei Cavalieri parla e ammicca al ceto aristocratico che non vede molto bene la democrazia radicale, in altri testi vediamo ammicca pienamente l'occhiolino all'ateniese medio. Pensiamo gli Accarnesi, la commedia, dove il protagonista è Diceopolis, cioè la giustizia della città, e a un certo punto gli fa dire che per lui il suo grande, la felicità per un ateniese medio è andare in campagna, vedere una schiava e violentarla. Cioè, questa è la grande, cioè qua si capisce la misoginia, il mondo, l'ateniese medio come ragionava. E anche qui voglio sottolineare questo fatto che si è molto parlato di Aristofane, le sue tragedie, Termofore Azzuso, nella Lisistrata, dove il protagonista sono le donne, è stato dipinto come una figura femminista, ma voglio dire, leggetevi gli Accarnesi, insomma, non mi sembra molto. Anche lì, quando si parla del mondo misogino come quello greco, come anche misoginia, omofobia, anche c'è questo, adesso c'è un po' anche il mito, il mondo greco, un mondo LGBT, no, non era così, per carità, era molto, se vogliamo, tra virgolette, più spinto di quello medievale. C'era anche la pederastia, che di fatto noi la chiameremo pedofilia, ma di fatto ad Atene, nel mondo antico, si faceva, quindi era completamente un altro mondo che noi oggi non capiamo con la nostra sensibilità, quindi non dobbiamo fare l'errore di andare a trovare i nostri valori nel mondo antico. Questo che voglio precisare, quindi non dipingiamo Aristofane come un femminista, non era così. Quando in una commedia o in una tragedia è la donna la protagonista, bene, questa è proprio la critica alla città, cioè in un mondo fatto di maschi, un mondo maschilista, vedere la protagonista è la donna, questo mondo che non è utopico, che poi alla fine va tutto male, perché nelle commedie di Aristofane va tutto male, bene, c'è una doppia valenza. Ebbene, questo è il grande teatro del V secolo. Nel IV secolo tutto ciò cambia, non abbiamo più tragedie, non sappiamo, arriviamo alla grande commedia del IV secolo, e anche qui Aristofane arriva all'inizio del IV secolo, anche lui ha un cambio. Atene non è più un impero, quindi smette di essere una commedia brutalmente politica. Arriva, se vogliamo, il grande commediografo, è Meandro, la commedia del IV secolo, dove si parla più della vita privata, di personaggi, si parla della ricchezza, si parla un po' dell'ideal tipo, il classico mercante furbo che prova a fregare, il classico rapporto amoroso fra il fanciullo e la fanciulla, tutti questi luoghi comuni. E questi appunto saranno il ponte, saranno ricollegati dal teatro latino. Pensiamo a Plauto, che pienamente porta la commedia del IV secolo, ma anche un Terrenzo, dove per carità non è mai un copia e incolla, c'è sempre un qualcosa di più, c'è sempre poi il gusto romano che viene riportato, ma appunto il teatro romano si rifà molto soprattutto alla grande commedia del IV secolo ateniese. E con questo, visto che ho parlato abbastanza, concludo e cedo la parola a Calimbur. Devi solo attivare l'audio.
Allora, per quanto riguarda il teatro, ovviamente teatro greco nel Medioevo occidentale non c'era, non è arrivato, arriverà poi con l'illuminismo, con l'umanesimo, scusate. Ehm, ma come sono state tramandate queste opere degli autori greci? Innanzitutto un primo lavoro, come accennavi tu prima, è stato con la scuola di Alessandria, la scuola filosofica di Alessandria. Ehm, secondo le stime degli alessandrini, vi erano molte opere teatrali di questi 3 autori. Mi pare che fossero tipo una novantina di Sofocle, un'altra novantina per Eschilo e 120 per, per Aristofane, mi pare. E che fine hanno fatto tutte queste opere? Vengono tramandate e arrivano anche nell'impero bizantino. L'impero bizantino ehm, non parlava più greco, non più il greco classico, quindi era una lingua che bisognava imparare, e le opere dei commediografi greci servivano appunto da palestra per il greco, e quindi venivano studiate dai ragazzi, dagli studiosi, appunto per imparare il greco. Eh, di, ehm, di Sofocle e di Eschilo mi pare abbiamo ci sono rimaste sette opere loro, mi pare, e una ventina, mi pare 19 Se di... è una domanda non so risponderti con esattezza, che io sappia forse l'Orestea è l'unica, appunto, perché appunto le tragedie quando venivano fatte le gare erano tre tragedie che raccontavano un intero ciclo di storia. Se non erro, l'Orestea è l'unica che abbiamo, quindi gli unici 3 atti che abbiamo in serie. Non vorrei dire una cavolata. A me sembra che sì, di Eschilo e di Soffocle ci sono rimaste sette opere, mentre di Aristofane, no, Euripide, che ce ne sono rimaste 19. Perché questo? Perché appunto durante l'impero bizantino sono arrivate tutte queste tragedie da Alessandria, e venivano studiate dai ragazzi, so che far imparare circa 300 opere a sti ragazzi, anche no. E quindi iniziarono a ridurre il corpus, e, e presero per ognuno sette, sette opere teatrali. Tutte le altre purtroppo sono andate perdute perché non venivano più ricopiate. Si ricopiavano sempre le solite sette, e quindi di questi autori abbiamo solamente sette opere teatrali, proprio per questa grandissima scrematura che era stata fatta a Bisanzio.
Perché invece ne abbiamo, mi pare 19 di Euripide? Perché, botta di culo incredibile, è stato trovato un manoscritto con altre opere teatrali di Euripide, quindi sono state aggiunte alle 7 che si conoscevano. Nel Medioevo, appunto, il teatro greco non si conosceva. Si conosceva quello latino di Plauto e Terenzio. E come per i bizantini le opere teatrali erano la palestra per il greco, per l'uomo medievale le opere teatrali di Plauto, ma soprattutto di Terenzio, erano la palestra del latino. Soprattutto Terenzio, perché aveva un latino semplice, e, e in più le storie che si raccontavano erano anche edificanti, diciamo. E quindi è stato molto, molto ricopiato Terenzio e fortunatamente si è salvato. Ehm, Però c'è da fare però un appunto sul teatro nel Medioevo. Nel Medioevo possiamo dire che il teatro non esisteva. Non esisteva il teatro nel Medioevo. Esistevano sì delle forme teatrali, pensiamo alle sacre rappresentazioni, ma anche i saltimbanco, i giullari, gli acrobati che si esibivano nelle piazze fanno parte del mondo teatrale, mettevano in scena appunto delle scenette, ma non, tutto questo non veniva visto come teatro. Il teatro, infatti, era visto dall'uomo medievale come un luogo di peccato. E questo perché, soprattutto sempre dai padri della Chiesa, che loro sì conoscevano il teatro, Sant'Agostino conosceva il teatro, sapeva com'era fatto, e ovviamente si scagliava contro il teatro, perché tutta una serie di questioni teologiche, dell'uomo che scimmiotta qualcun altro. Se Sì. posso dire, cioè, noi vediamo sempre un po' il pregiudizio, la grecità come un mondo laico. No, era molto anche in senso religioso. Il teatro che l'ha inventato Dionisio, che fra tutti i 12 dei è veramente quello più pazzoide di tutti, e le stesse Dionisie, che erano feste che alla fine andavano a finire in modo religioso. E c'è sempre tutto questo mondo, cioè era un mondo anche religioso, anche il teatro nel mondo antico. Sì. Ehm, e appunto questa fama del teatro come luogo di peccato è passato dal tardo antico fino al Medioevo, e quindi le opere teatrali di Plauto e Terenzio, appunto, venivano viste comunque come qualcosa che aveva a che fare col male, però, però non riuscivano a fare un paragone tra le loro forme teatrali e il teatro latino. Per loro erano due cose completamente differenti. Diciamo che è un po' come l'acqua e il ghiaccio. Non sapevano che in realtà era la stessa cosa. Ad esempio per Terenzio ad esempio per Terenzio troviamo
ehm, nei manoscritti che raccolgono le sue opere, a volte troviamo anche la rappresentazione di quello che, l'uomo medievale si immaginava del teatro. Che cosa si che cosa si immaginava? Per l'uomo medievale il teatro era, appunto un luogo chiuso con al centro un uomo che stava su un pulpito e leggeva la commedia con tutti gli spettatori attorno, un po' come un prete sul pulpito che fa la sua predica, un po' una messa "satanica", tra virgolette. Ehm, e quindi per loro non c'era una rappresentazione scenica, ma c'era qualcuno che semplicemente recitava, ehm, l'opera teatrale a un pubblico di spettatori. Al massimo c'era qualche danzatore che ballava, faceva qualche coreografia così, ma, per il resto era visto così. E anzi, quasi tutte queste rappresentazioni nel teatro non troviamo solamente gli spettatori che assistono a questa predica teatrale, ma troviamo anche, gente che va a prostitute, gente che gioca a dadi, perché appunto era un luogo intriso di peccato. E appunto questa era la visione del teatro per l'uomo medievale, appunto del teatro antico. Grazie. Passiamo al prossimo punto o vuoi aggiungere ancora qualcosa? Ma per quanto riguarda il teatro, Va bene. Show must go on. sì, ne Allora, abbiamo ancora tanto da dire, quindi meglio. andiamo. Allora, andiamo al terzo punto, parliamo di filosofia, ma appunto prima di questo vorrei aggiungere due cose, appunto. Per carità, come abbiamo detto, soprattutto il Medioevo latino non aveva un quadro completo del mondo dell'antichità, anche perché, come abbiamo detto, la parte greca, che è la base fondamentale per capire il mondo antico, non era così conosceva più quella latina, ma è anche curioso il fatto che però i medievali conoscevano il mondo più antico più di noi, e questo perché gli scoli, cosa sono gli scoli? Sono dei commentatori antichi. Quando appunto noi non abbiamo i rotoli antichi, o un caso come, non so, ad esempio la Costituzione degli Ateniesi di Aristotele, che trovate, c'è una mummia, togliete i pezzetti, la carta, è una pergamena e c'è scritto, e lì abbiamo trovato la Costituzione degli Ateniesi di Aristotele. È un caso fortuito in Egitto troviamo i papiri o le pergamene essiccate, ma sono casi, la maggior parte venivano appunto riscritti a mano dai monaci nel Medioevo. La fortuna vuole che... Sì, sì, cioè, appunto, scusa se ti interrompo, ci sono stati molti casi fortuiti, appunto botte di culo incredibile, come quella che dicevo per le opere di Euripide, ma ad esempio anche la Repubblica di Cicerone. La Repubblica di Cicerone ne abbiamo solamente una copia e tra l'altro è un palinsesto. Che cos'è un palinsesto? È siccome si riutilizzava sempre tutto, ehm, si prendeva un'opera, si raschiava via tutto il contenuto e si riscriveva, oppure proprio ci si riscriveva sopra senza tanto star lì a badarci. E appunto, ehm,
la Repubblica di Cicerone, un manoscritto, l'unico manoscritto che abbiamo, è stato utilizzato per trascriverci sopra, mi pare, un'opera di Sant'Agostino, però è ancora leggibile. Ed è l'unico manoscritto che abbiamo di quest'opera, altrimenti sarebbe perduta assieme all'Hortensium. Grazie. Vuoi lasciare questa scritta che denota ottimo commento. Allora, tornando a noi, appunto, cosa sono gli scoli? Sono questi commentatori medievali, non solo, ovviamente, testi greci, propriamente, magari erano più bizantini, ma se noi parliamo del mondo latino, appunto, questi commentatori medievali, che non so, leggevano una commedia o un pezzo di storia, questo personaggio, l'ho trovato anche in quest'altra opera e parla di questo e questo, sono una sorta di dei riassunti, sono dei commenti che facevano apposta i medievali. Questo ci aiuta perché noi casomai non abbiamo più quell'opera, però grazie a quello sappiamo che c'è quest'opera, parla di questo, possiamo farci un'idea. Quindi anche questo dobbiamo dire che, per carità, i medievali non avevano un'idea così completa, tra virgolette, che noi possiamo avere noi oggi del mondo antico, però avevano molte più opere rispetto a quelle che noi abbiamo oggi. Questo bisogna sempre tenerlo in considerazione. Tornando a noi, vorrei parlare brevemente di filosofia. Qua, non so, parlando con appunto Kalinbur, parlando un attimo, ci siamo detti quali sono i personaggi chiave del mondo antico che poi possiamo andare a vedere nel mondo romano. Mi è colpito, io appunto, profondamente classico, dicevo, ma chissà cosa pensavano di Pericle, ma poco niente ne sappiamo. Che, non so, per come sono fatto io, Atene, cioè quello, il mondo antico, ma niente di che. Anche di Socrate, cosa ne sapevano? Ma anche lì abbiamo non molto, anche se la figura di Socrate è molto controversa, anche perché sì, Socrate era un pagano, quello che vuoi, aveva questo daimon interiore, questo demone, però non è un Satana. Vale a dire che è un pagano che crede in appunto nel demonio, che è l'uomo più saggio e più giusto di tutti gli uomini, cioè santo pagano per eccellenza. E quindi entriamo un attimo a gamba tesa nel mondo della filosofia. Ovviamente i giganti della filosofia antica sono un Platone, qui l'ho accennato all'inizio, quando la cristianità si interfaccia, il cristianesimo, quindi non il cristianesimo delle origini, ma il cristianesimo quando arriva con la classe dirigente romana, che è una classe imbevuta da secoli di filosofia, trova appunto questo collegamento nel giusto, nell'ideale, soprattutto in Socrate, questa figura anche nel cristianesimo di allora, siamo III-IV secolo, quindi profondamente un neoplatonismo, un platonismo che si fa anche alla cultura, alla filosofia cinica, quindi questo è quello che si interfaccia, ed è uno. E poi anche l'altro campione ovviamente è Aristotele. Non stiamo qui a spiegare chi sono questi personaggi, la filosofia, perché faremo notte, non è il caso. La cosa, a mio avviso, interessante da dire, siamo alla fine del IV secolo, se vogliamo inizio V, quando ormai il paganesimo ha ormai i giorni contati, è arrivato Teodosio, ha fatto il suo editto, il cristianesimo è la religione ufficiale, cristianesimi mi viene da fare tirare un attimo i puntini sulle i, perché appunto quello che batte Teodosio è il cristianesimo ortodosso cattolico di Nicea, c'erano tanti altri cristianesimi, ma appunto il paganesimo, l'ultimo paganesimo, non è più tanto quello che noi possiamo immaginarci come i 12 dei olimpici. Quello andava per il mondo delle polis, nel mondo delle città, era, se vogliamo, anche lì, se non erro, forse nelle Tuscolane o in altre opere, che Cicerone parla, che cos'è la religione? Ed ha due origini a livello proprio lessicale. La prima è religio, che è appunto superstizione, quindi riconosce che c'è un qualcosa di superstizioso, e questo tutti quanti, anche lui che era come dire, un platonico, stoico, non epicureo, ne parleremo, quindi aveva religione, aveva il suo peso, anche perché univa i cittadini, faceva rispettare le leggi in questo grande pensiero che è la Pax Deorum. Però riconosce c'è questa cosa di superstizione, appunto la magia, gli amuleti, possiamo dire anche quel che poi sarà nel Medioevo, anche le reliquie, che si impazzisce per questo mercato.
se non erro, non vorrei dire una cavolata, ancora oggi il mondo cattolico riconosce che ci sono di Gesù ci sono 3 prepuzzi, li riconosce come come reliquia ufficiale. E qui capite, il numero 3, insomma. Va bene che è il figlio di Dio, ma qualcosa qui non torna, ma non importa, non è questo il luogo per parlarne. Fatto sta che appunto Cicerone da un lato vede religione come appunto religio, ma dall'altro prende il verbo romano che vuol dire unire, tenere insieme, quindi appunto la religione più antica è questa cosa qui. Da un lato forse quello bisogna tenerlo più lontano, quella più popolana bassa della superstizione che non va bene, si impazzisce, e dall'altro è quel legame sociale che tiene unito le città, la società, se vogliamo. Ebbene, il neoplatonismo alla fine, e qui parliamo del discorso fra Simmaco e Ambrosio, il vescovo di Milano, riguardante la discussione sull'altare della vittoria, questo altare che deve essere portato simbolo della religione pagana. Ambrosio non lo vuole per niente il vescovo di Milano perché è una roba pagana, e qui c'è una grande tirata retorica di Simmaco che fa parte è pretore di Roma, fa parte dell'aristocrazia romana, è dai tratti che sembra veramente uscito dal trattato della tolleranza di Voltaire. Si parla di questa religione che è così difficile indagare le cose divine, forse non si riuscirà, ma la cosa fondamentale è che la religione pagana, alla fine, ovviamente quella più alta, anche lì riconosceva che forse c'era un unico Dio, le varie facce dei 12 ulei erano incarnazioni, se vogliamo, umane, perché anche lì anche nel mito greco gli uomini non potevano mai vedere gli dei per quello che erano veramente, se no si sarebbero fulminati, diciamo questo termine. Infatti gli dei erano sempre sotto altre spoglie. E quindi anche, giusto dire, il paganesimo alla fine, ebbene, abbraccia forse anche questa idea che di una sorta di monoteismo pagano, se vogliamo dire in modo così brutale, quindi anche di fatto reggendo anche la botta retorica con il mondo cristiano che additava, criticava questo mondo così dominato da diversi dei. Niente, questa è un attimo una breve storia della filosofia e religione, tra virgolette, una grande evoluzione a tratti veramente troppo lunghi della religione e della filosofia antica. Prego, se vuoi. Ok, la filosofia. Che cosa è stato tramandato dalla filosofia greca, ma anche di quella latina nel Medioevo cristiano? Allora, parliamo appunto, abbiamo parlato dei, diciamo, i 3 massimi filosofi, Socrate, Platone e Aristotele. Che cosa si sapeva di loro? Allora, di Socrate, sebbene per noi Socrate sia la pietra miliare della filosofia, infatti abbiamo proprio la distinzione tra socratici e presocratici, è stato proprio il filosofo che ha rivoluzionato tutto. Per noi almeno è questo Socrate. Nel Medioevo invece no. Innanzitutto ovviamente della filosofia di Socrate si sapeva ben poco, però era comunque visto come l'uomo della ragione. Lo ritroviamo anche nel Fiore, mi pare anche nel Roman de la Rose, appunto come il simbolo proprio della ragione. Ehm, Però viene più che altro visto come un precursore. Socrate diventa il precursore degli altri 2 grandi filosofi greci che si affermano nel Medioevo, appunto Platone e Aristotele. Ma quale tra i 2 è stato il maggiore
tra i filosofi nel Medioevo. Molti dicono Aristotele, è vero, ma in realtà si può parlare di aristotelismo nel Medioevo solamente nell'ultima parte del Medioevo, diciamo dal XIII secolo, XII-XIII secolo in avanti. Prima vinceva alla grandissima Platone. Platone era proprio il filosofo del Medioevo. Però l'uomo medievale ovviamente non conosceva Platone, proprio le opere di Platone. L'unica opera che si conosceva era il Timeo, almeno nel Medioevo occidentale. La fortuna di Platone inizia già sempre con i padri della Chiesa. Infatti era un filosofo molto apprezzato dai padri della Chiesa. Sant'Agostino è un neoplatonico e appunto il Platone che arriva nel Medioevo non è proprio Platone, ma è un Platone filtrato dal neoplatonismo, sempre dovuto appunto dai padri della Chiesa. Appunto con Agostino Platone diventa il filosofo per eccellenza. Aristotele in quel periodo un po' meno, però grazie soprattutto a Boezio, all'opera di Boezio che tradusse pare più che altro opere di Platone, ma mi pare anche qualcosa di Aristotele. Boezio fu il primo a cercare di accordare i due filosofi, a trovare un punto d'unione tra i due filosofi. Purtroppo l'opera di Boezio rimane un po' nel dimenticatoio e diciamo continua il neoplatonismo di Agostino a imperversare per gran parte del Medioevo. Abbiamo poi la scuola di Chartres, che è appunto una delle massime espressioni del neoplatonismo medievale. Sì, appunto con la scuola di Chartres, ma anche con lo pseudo Dionigi l'Areopagita. Sono, diciamo, i due fulcri che implementano ancora di più il platonismo, per meglio dire il neoplatonismo del Medioevo. Quando però arriva Aristotele? Arriva con i domenicani, sostanzialmente. Diciamo che c'è sempre stata, tra virgolette, la sfida tra domenicani e francescani. I francescani rimasero fermi con il neoplatonismo, mentre i domenicani si aprirono all'aristotelismo. Ma da dove l'hanno tirato fuori Aristotele? Dagli arabi. Appunto, come si diceva prima, i filosofi greci che sono arrivati dagli arabi hanno portato tutte le opere e hanno fatto una grande opera di ricopiatura dei testi sia di Platone che di Aristotele.
cioè, è grazie al loro lavoro che possiamo leggere Aristotele, altrimenti non avremo praticamente niente di Aristotele. E appunto tramite gli arabi arriva l'aristotelismo. E il primo a portare l'aristotelismo nel Medioevo cristiano è stato Alberto Magno. Con la sua opera ha portato l'aristotelismo nell'Europa medievale. Dopo di lui arrivò il suo discepolo, che fece diventare Aristotele un idolo incontrastato per tutto quello che rimane del Medioevo, ma anche dopo, fino all'Illuminismo, diventa proprio il filosofo Aristotele. Ed è Tommaso d'Aquino con la Summa Theologiae. Con San Tommaso d'Aquino Aristotele diventa il non plus ultra ed è grazie all'opera di Tommaso d'Aquino che anche Dante si rifà all'aristotelismo anche nella sua opera, nella Divina Commedia, ma anche nel Convivio. Si vede che il pensiero di Dante è impregnato di aristotelismo. Quindi Aristotele diventa il non plus ultra dei filosofi. Però diventa talmente tanto famoso da addirittura meritare anche la parodia, cioè con il Lai di Aristotele. Che cos'è il Lai di Aristotele? È un poemetto francese che appunto parla di questa storiella con protagonista Aristotele e Alessandro Magno. In pratica Alessandro Magno aveva trovato l'amore in una donna indiana, però è talmente preso da questa donna che non gliene fregava più niente di tutto il resto, di governare, passava tutto il tempo con questa donna. I generali di Alessandro volevano farlo rinsavire, però non volevano andare contro ad Alessandro e quindi cercarono di convincere Aristotele a parlare con Alessandro. Aristotele parla con Alessandro, dice che appunto non ne vale la pena andare dietro così tanto a questa donna che ha di meglio da fare, cioè deve governare, deve conquistare altre terre e quindi Alessandro, diciamo, rinsavisce e ripudia questa donna. Questa donna però si arrabbia, si vuole vendicare con Aristotele. E arriviamo alla scena clou. Aristotele è in un giardino che sta leggendo un libro. A un certo punto arriva questa donna e si mette il suo vestito migliore, tutta affascinante, cerca di sedurre Aristotele e ci riesce. Aristotele è praticamente imbambolato da questa donna e farebbe di tutto per lei. E questa donna gli dice: io ti concederò qualsiasi cosa vuoi, però ti devi mettere a carponi, a quattro zampe e io ti devo cavalcare. E appunto proprio in quel momento arriva
arriva Alessandro che vede questa scena di Aristotele a quattro zampe che si fa cavalcare da una donna. E ovviamente Aristotele deve venir meno a quanto detto ad Alessandro e concedergli di frequentare la donna. Questo come morale era l'astuzia della donna vince addirittura con la filosofia di Aristotele. Ehm, e quindi viene anche parodizzato in questo senso. Una live piena di tristezza dalle poche fonti che abbiamo nel mondo antico. Neanche Aristotele è riuscito. Non c'è speranza in questo mondo. Allora, ma casomai mi hai parlato un attimo di Socrate, non me l'aspettavo. Volevo dire giusto un attimo due cose, se vogliamo, tra virgolette, del Socrate storico, che noi, come dire, siamo un attimo abituati, cioè abbiamo letto Platone, no? Non è un sofista, non si faceva pagare. Però la prima fonte storica che abbiamo che ci parla di Socrate è appunto Le nuvole di Aristofane, dove di fatto viene descritto come un sofista. Per carità, è una critica, bisogna sempre tenerlo presente, comunque è un'opera di teatro, quindi l'opinione pubblica lo considerava così, per carità, e come dice Platone, come dice lui stesso nella sua Apologia, che forse è il dialogo più storicamente attendibile riguardo riguardo a Socrate, che non è un sofista che non si è mai fatto pagare per le sue lezioni, però è interessante come l'opinione pubblica, chiamiamola così, lo considerasse come un sofista, e anche la sua materia. Appunto, tu hai detto prima i presocratici, quelli che vivono prima da Talete fino ai presocratici, la filosofia, erano i fisici, si interrogavano sulla natura, sulle domande. Con l'arrivo dei sofisti entra la morale, per quanto i sofisti non siano morali. Il loro discorso è Socrate che porterà, se vogliamo, Socrate è un sofista molto morale, che si scaglia contro i sofisti. Poi non è un caso, è stato messo a morte, la sua condanna a morte, uno che non crede negli dei della città, quindi c'è tutto questo discorso che abbiamo fatto prima, della civiltà della colpa, che cos'è la religione nel mondo antico. Poi è curioso, nella stessa apologia di Socrate stesso si difende e dice: ma come? Dite che non credo negli dei della città, che ne porto degli altri, ma com'è possibile? Se non esistono i dei principali, come posso portarne degli altri? È come se io pensassi che non esiste il cavallo ma esiste il mulo, cioè il mulo viene fuori dal cavallo più l'asino. Se dico che non esiste il cavallo, come fa a venire fuori il mulo? Questo è il suo discorso. Poi la seconda cosa che avvelena i giovani, la mente dei giovani, perché due grandi allievi di Socrate sono stati appunto Crizia, il leader dei 30 tiranni, che fa quella colpo di stato, quell'oligarchia tremenda. Crizia, tra parentesi, zio di Platone, chiusa parentesi, fa quell'oligarchia tremenda, dove di fatto quell'anno, il 403-404, gli ateniesi lo cancelleranno dal calendario. Quell'anno lì, quell'arconte, non se lo ricorderanno più. Un po' come se, non so, noi in Italia dal 22 al 46 cancellassimo completamente la nostra storia, non veniva studiata, non veniva ricordata. Per farvi giusto un'idea, questo è un esempio estremo, però per farvi capire che cosa è stata quell'esperienza e come era anche recepita, come si voleva fare, se vogliamo, una cancel culture a tutti gli effetti. Mi avviso, questa è una cancel culture del mondo antico. Sì, Crizia nei dialoghi di Platone, infatti è anche molto interessante come viene nobilitato. È anche curioso, proprio nel dialogo Crizia, se non erro, è ambientato nella casa di, io adesso vado un attimo con la memoria, di del più ricco meteco, che sarebbe lo straniero, a casa di Livia. Puoi solo mettere muto il microfono, per favore? Scusa che mi ritorna. A casa di Lisia, grande avvocato, ovviamente un meteco che poi forse ha preso la cittadinanza ad Atene, ed è curioso, durante i 30 tiranni
30 tirani decidono, guidati da Crizia, di uccidere i più ricchi della città per impossessarsi della ricchezza, e una di queste case, uno di questi ricchi, è proprio la famiglia di Lisia, dove il suo fratello Polemarco viene ucciso proprio dai 30 tiranni. Quindi è molto curioso come mette insieme questo dialogo Platone, dove, come dire, insomma, è molto... c'è un altro fine, ma non parliamo adesso di Crizia, che anche lì fa parte della sofistica, la seconda, se vogliamo, generazione della sofistica, quella più particolarmente cattiva del diritto del più forte, ma non parliamo di questo, andiamo un po' troppo nello specifico. Non lo so, se vuoi parlare un attimo di Epicuro, se no andiamo avanti. Cioè, Epicuro è il grande demone. Io vorrei solo dire una cosa, che più che altro, a mio avviso, anche lì parliamo sempre di religione. Se voi parlate con un filosofo vi dirà no, Epicuro non era ateo, lui dice che, sì, dice che gli dei esistono, non dice che non nega il fatto che non esistono, quindi non è ateo come, tra virgolette, un ateo contemporaneo, un ateo moderno che dice no, Dio non esiste, esiste il Big Bang. Ok, siamo d'accordo con questo, però cosa dice di fatto Epicuro? Uno, non c'è niente nella morte, siamo tutti quanti atomi, e questo è racchiuso nel De Rerum Natura di Lucrezio. Quindi è inutile, fate buoni, fate cattivi, se è solo atomi e vuoto, alla fine non c'è niente. È ok. Secondo dice, sì, esistono i dei, ma non gli interessa niente della vita dei mortali, sono esseri superiori, quindi fate i sacrifici che non li fate, a loro non gli interessa. Poi anche gli dei sono fatti di atomi, quindi in teoria anche loro di fatto moriranno, e l'universo di Epicuro è fatto di atomi di vuoto che andrà anche a dissolversi per poi rigenerarsi. Questo, se vogliamo, in grandi linee è il pensiero che sconvolgeva quello di Epicuro, come era osteggiato dal mondo cristiano, è stato osteggiato anche dal mondo romano. Cicerone, uno dei primi che va contro, uno dei grandi uomini epicurei del mondo di tutti. Pensiamo ad esempio, oltre a Lucrezia, pensiamo allo stesso Cesare, che quando c'è la congiura di Catilina, i suoi seguaci vengono catturati da Cicerone, che in quel tempo è il console. Cesare, che è il pontefice massimo, sarebbe la più grande onorificenza della Roma repubblicana, se vogliamo, il nostro Papa, con tante virgolette, bene, in Senato dice, ma è inutile che li diamo la morte perché dopo la morte non c'è niente, la cosa migliore è darli al carcere. Cioè, una pillola di ateismo antico dal pontefice massimo, una grande perla del mondo antico, a mio avviso. Quindi, giusto per sottolineare questo fatto, dove sì, un filosofo oggi vi direbbe che no, Epicuro non è ateo, ma voglio dire, uno non poteva dire Epicuro nel mondo antico che gli dei non esistevano, perché lì veramente, appunto, per sempre lo stesso discorso civiltà della colpa, l'avrebbero gettato giù dall'Acropoli di Atene, perché è un atto empio come non pochi. Non si poteva dire questo. Però, di fatto, quello che dice, se si scava, va molto contro possiamo definirlo, non so, un ateo antico, se questo termine ha senso. Rispondo solo a questa domanda, è un azzardo, una specie di illuminista. Sì, diciamo l'illuminismo è quella cosa che nasce dal 600, soprattutto nel 700, in Europa. Anche lì si è molto dibattuto l'illuminismo, se non ci fosse stata la riforma protestante, cosa ne sarebbe? Sono pensatori, ecco, sì, il V secolo e il I secolo avanti Cristo, forse anche il II secolo dopo Cristo, ci sono delle grandi menti nel mondo antico che fanno riflettere tuttora, hanno fatto riflettere gli stessi illuministi, appunto sono è la grande ricchezza del mondo antico, che merita i classici greci e latini di essere letti per questo. Lo stesso Cicerone si ha sempre da imparare, quindi sono d'accordo. Definire illuminista, non lo so, gli illuministi sono quelli, e Voltaire è un illuminista, non facciamo i filosofi che tagliano il mondo in orizzontale. Niente, dopo queste due precisazioni su Socrate e Epicuro, sarei curioso di sentire brevemente questo personaggio nel Medioevo. Ma Epicuro, anche Epicuro era conosciuto nel Medioevo. Ovviamente nessuno aveva mai detto niente, però viveva di fama come tanti altri autori che abbiamo visto, e questa fama è una fama veramente pessima. Cioè, Epicuro era proprio il demonio, era il male assoluto per i medievali,
E questo ehm, e questa fama negativa, Epicuro se la porta dietro veramente dall'inizio, cioè già i suoi stessi contemporanei, gli altri filosofi contemporanei a lui era ci andavano giù pesante con Epicuro. E poi soprattutto con i padri della Chiesa, ovviamente osteggiavano tantissimo Epicuro. E dai padri della Chiesa ovviamente passò tutto quanto attraverso il Medioevo, e appunto anche Dante parla di Epicuro. Uh, Epicuro diventa nel Medioevo, soprattutto con Dante, sinonimo di eresia. Dare dell'epicureo, dare dell'eretico nel Medioevo era la stessa identica cosa praticamente. E appunto Dante chiama gli eretici all'inferno epicurei, Cavalcanti, ma anche Farinata degli Uberti, sono epicurei. E Epicuro appunto si trova all'inferno appunto tra gli eretici. Va bene, allora casomai direi, se per te va bene, di volare nel nostro ultimo punto, che è la politica. Io ho una serie di politici, farei delle brevi considerazioni giusto per inquadrare il livello storico, poi casomai vediamo qual è quello che noi interessa nel mondo antico. Beh, abbiamo parlato all'inizio come Alessandro, ma cosa dire di Alessandro Magno? È l'archetipo del grande conquistatore, ha conquistato tutto, ha sempre vinto ed è morto giovane, quindi non ha mai perso niente, cioè quale miglior figura per qualsiasi conquistatore, da Cesare a Napoleone a qualsiasi personaggio. Poi abbiamo appunto Augusto, che vedremo qual è il ruolo di Augusto e Tiberio nel Medioevo. Ma quello che possiamo dire, Augusto, soprattutto all'inizio, che era l'ultimo dei favoriti, era considerato veramente, fra Marcantonio e Augusto, chi era veramente quello che sembrava avere le carte per vincere, appunto Augusto. E anche lì, parlando del mio discorso all'inizio, questa divisione dell'impero fra Occidente e Oriente si vede già sotto Marcantonio Augusto. Non è un caso che Marcantonio era quello più favorito, si prende l'Oriente, che per carità sbaglia a livello politico, che all'epoca Roma era ancora Roma il centro, la città. Augusto ha buon gioco a disegnarlo in modo cattivo. Augusto ha il grande merito di tirare fuori l'impero dal cappello dicendo che ufficialmente restaurava la Repubblica. Però appunto ricordiamoci questo, all'epoca era il poco favorito. Le guerre contro gli assassini di Cesare, i cesaricidi, nella battaglia di Filippi, di fatto la vince Marco Antonio. Il campo di Augusto viene conquistato, lui stesso rischia di morire, per darvi l'idea del personaggio che all'epoca era Ottaviano. Per quanto riguarda Tiberio, che è il successore di Augusto, ma soprattutto qui abbiamo parole non lusinghiere, ma perché la maggior parte delle fonti sono senatore, per tutto il primo principato. Di fatto c'è questa grande ostinazione, il Senato si ricorda il ruolo che aveva, è contro il principato, il principe, il princeps, quindi l'imperatore. Anche qui dobbiamo capire, e che qui anche il grande male di Roma non era mai una cosa dinastica per sangue, è la famiglia che viene trasmesso, il princeps è il primo tra pari, il primo fra tutti, il primo e il migliore per le sue varie caratteristiche. Tiberio possiamo dire che governa estremamente bene, tutto quanto, non è un pazzoide come gente che gli succederà, pensiamo a Caligula o a Nerone, che sono veramente dei pazzi furiosi. Tiberio fa la sua figura, nonostante le fonti gli dicono le peggio cose. Inoltre mi avete chiesto parlare un attimo di Vespasiano e Tito. La famiglia Flavia viene dopo Nerone, un periodo di guerra civile, e anche qui si vede quel che poi sarà sempre il rapporto col Senato, ma quello che poi tornerà nella storia di Roma, nella storia dell'impero romano, cioè il rapporto nell'esercito. Vespasiano è un grande generale eletto dalla sua legione. Qui questo rapporto che c'è sempre stato, se pensiamo, lo stesso Cesare di fatto
assume un lavoro, un maggior peso politico qua con la campagna gallica, quando ha di fatto delle legioni dalla sua, e si fa una reputazione come uomo d'armi. E infine, così volevo un attimo parlare brevemente che quando abbiamo parlato insieme a Kalinbur del mondo antico e medioevo, due personaggi che a mio avviso nel mondo antico dovrebbero essere parlati nel medioevo, di fatto che hanno portato a mio avviso il medioevo, sono Costantino, con per carità l'intromissione, l'editto di Milano, dove è un editto di tolleranza per tutte le religioni, ma di fatto apre la strada al cristianesimo. Di fatto anche lì non era così scontato che potesse vincere il cristianesimo. Infatti dopo Costantino c'è stato Giuliano l'Apostolo, dove è durato poco, ma chi lo sa, se avesse regnato 60 anni come sarebbe andata la storia, non si sa. Comunque il cristianesimo aveva i suoi grandi vantaggi, come ad esempio appunto una chiesa, i templi appunto erano pagati dalle città, invece la chiesa per il momento erano, sì, come dire, le chiese badava a se stessa, non doveva chiedere soldi dello Stato. E poi a mio avviso, e qui mi concludo, mi taccio, veramente l'uomo che, non so, io arrivando un po' dal mondo antico, segna la fine, almeno a livello culturale, del mondo antico. Pensiamo a Teodosio, col suo editto di Teodosio, dove non solo cancella, vabbè, la religione cristiana a livello ufficiale, ma il paganesimo ci sarà per tutto ancora il V secolo, soprattutto Roma. Un po' difficile oggi pensare che Roma una volta era il centro del paganesimo, e non quel centro cattolico come poi sarà nel mondo medievale. Ma non solo a Roma, anche nelle città si sviluppa il vescovo, che è una figura importante nel tardo antico come figura religiosa, ma poi quello che sta fuori nelle campagne ci sono ancora delle tradizioni, delle reminiscenze della religione pagana, ancora per tutto il V, forse anche l'inizio del VI secolo. Quello che è importante a mio avviso, quindi, non solo Teodosio con questo editto, ma soprattutto i templi di Delfi, che da sempre era centro della grecità e non solo, tutta la religione pagana, viene abbandonato, le Olimpiadi, che cos'è, dal 774 a.C., la prima Olimpiade, vado a memoria, mi sbaglio, però siamo o 776 o 778, siamo all'inizio dell'VIII secolo. I greci contano i loro anni con le Olimpiadi. Bene, da questo momento poi da Teodosio, si cancellano le Olimpiadi, dobbiamo aspettare, se non erro, la fine dell'Ottocento o gli inizi del Novecento, quando torneranno il periodo moderno. Però capite cos'è il peso proprio culturale di tutto ciò. Se non erro, tu prima hai parlato di Giustiniano che chiude l'Accademia, se non erro anche Teodosio dà un colpo all'Accademia, al liceo, a questi grandi centri di filosofia. Bene, io arrivando al mondo antico, questo a mio avviso, se non è questo l'inizio del Medioevo, ma è una cosa puramente culturale. Come detto noi, di fatto il Medioevo, il tardo antico finisce appunto, uno con la calata dei Longobardi a nord e a sud con la calata degli Arbi, che di fatto sono popoli barbari, che di fatto non sono né greci né romani, quindi sono barbari in senso amichevole ovviamente, che non hanno nulla a che fare, non vogliono spartire niente con la tradizione romana, a loro non gliene frega niente. E quindi questa è la fine del mondo antico, dove gli stessi Goti, gli Ostrogoti, hanno sempre avuto dei rapporti con l'impero, si sentivano, non so, il re Teodorico era il re degli Ostrogoti, ma aveva anche forse il re dei Romani, c'era questo doppio fine. I Longobardi tutto ciò non gli è mai fregato niente, di fatto inizia il Medioevo, poi con l'arrivo dei Franchi, ma questa è un'altra storia. Brevemente questo luogo, cioè le mie tappe politiche, cedo la parola a te. Beh, tanti personaggi di cui parlare. Allora, primo fra tutti abbiamo detto Alessandro Magno. Che cosa se ne pensava di Alessandro Magno nel Medioevo? Alessandro, anche lui era molto famoso nel Medioevo. Basti pensare alla grande fama che ebbe il il romanzo di Alessandro, che è un'opera incredibile, dove parla appunto di tutto quello che ha fatto
tutto quello che ha fatto Alessandro nella sua vita, ma in maniera estremamente romanzata. Facevano diventare proprio un eroe a tutto tondo, non è solamente un conquistatore, diventa un esploratore, perché Alessandro, nel romanzo di Alessandro, vive tutta una serie di avventure straordinarie da, ad esempio, Alessandro va a esplorare anche i mari, gli abissi, costruendosi un sottomarino. Inizia anche ad esplorare i cieli prendendo 2 grifoni e attaccandoli al suo carro, vola per i cieli ed esplora il cielo. Vive appunto tutta una serie di avventure, va contro i popoli di Gog e Magog e li rinchiude all'interno di una montagna. Mi hai rovinato la visione di Alessandro. Io me lo vedevo in India combattere contro gli elefanti, adesso non E riuscirò più a invece, dormire. e invece no, ti dirò di più, per l'uomo medievale Alessandro non era neanche figlio di Filippo di Macedonia, era figlio di tale Nectanabo. E chi è? Nectanabo, ovviamente nel romanzo di Alessandro, è un mago egizio, il quale viene scacciato dall'Egitto e prende asilo politico appunto in Macedonia. Filippo a quel tempo era impegnato con una guerra e arrivò a corte di Filippo e trovò solamente la moglie Olimpia, la quale aveva un annoso problema. Non aveva ancora dato un erede a Filippo. E quindi Nectanabo, per ingraziarsi la regina, gli dice che lui sa per certo come fare. Ehm, Dovrà invocare il dio di cui lui è sacerdote, il dio Amon. In pratica preparano tutta quanta la situazione in camera, eccetera. Ehm, e però Nectanabo dice: "Sì, però, ehm, perché venga ingravidata dal dio Amon ci deve essere qualcosa, cioè se non arriva il dio che facciamo?" E quindi Nectanabo si traveste da dio Amon e ci pensa lui. E viene concepito così Alessandro. Ehm, dopo qualche anno, ehm, con Nectanabo che comunque istruisce Alessandro come se fosse una sorta di Aristotele, a un certo punto i due stanno contemplando il cielo e quel gran burlone di Alessandro, per fargli uno scherzo, lo spinge giù da una rupe e muore Nectanabo. Però prima di morire alla Darth Vader rivela: "Io sono tuo padre". E quindi così si scopre che Alessandro è nato non da Filippo, ma da questo Nectanabo. Chiudiamo la parentesi Alessandro e andiamo agli imperatori romani. Abbiamo parlato di Augusto. Diciamo che gli imperatori romani importanti per il Medioevo, per
per gli uomini del Medioevo, sono appunto quelli che hanno in qualche modo a che fare con Gesù Cristo e la storia di Gesù Cristo e i primi cristiani. Ehm, quindi Augusto per il cristiano medievale era visto molto positivamente. Per quale motivo? Perché, perché Gesù Cristo nasce durante il regno di Augusto e anzi molti ecclesiastici cercavano di associare la Pax Augustea alla Pax cristiana. Cioè, Gesù ha deciso di nascere proprio durante il regno di Augusto, durante la pace di Augusto, cioè la pace di Augusto c'è stata proprio perché doveva nascere Gesù Cristo, altrimenti non ci sarebbe stata. Siccome Gesù Cristo ha deciso di nascere in quel momento, fermi tutti da essere un periodo di pace, in modo che poverino si viva i primi anni anche tranquillo. Se è vero ma giusto. E, allo stesso modo anche Tiberio è importante per i cristiani romani. Tu dicevi che Tiberio è visto negativamente, ovviamente dai suoi contemporanei, comunque dagli storici. Per i cristiani invece no. Per i cristiani Tiberio è visto positivamente, ma per quale motivo? Perché è il grande vendicatore della morte di Gesù Cristo, il grande vendicatore di quel brutto e cattivo di Ponzio Pilato. Infatti ci sono molte leggende che parlano appunto di che fine ha fatto Ponzio Pilato e troviamo sempre Tiberio, che è lui che decreta la fine di Ponzio Pilato. Di solito la leggenda narra che Tiberio era ammalato, non una malattia da poco, era ammalato di lebbra. E per cercare di guarire chiama tutti i medici possibili, però nessuno riesce a guarirlo. Finché non arriva uno che gli dice: "Ah, ho sentito che in Galilea c'è un medico che fa i miracoli". Cioè, secondo me con lui proprio guarisci. E Tiberio ovviamente dai, chiamalo subito, che così mi guarisce. Quindi Un manda secondo, scusami, ma qual è la Mh-mh. fonte medievale che riporta tutto ciò? Perché sembra veramente assurdo. No, non so di preciso la fonte, però cioè, son varie storie che probabilmente da fonti popolari, chissà come. Okay. Però sì, ci sono varie Un po' come interpretazioni. Virgilio che abbiamo visto prima, cioè comunque il folklore Sì, medievale in campagna, quella era la sì, terra sì. e avanti. Sì, appunto in pratica, manda un emissario da Ponzio Pilato, ehm, e gli fa: abbiamo bisogno di questo Gesù perché l'imperatore è ammalato, ehm, sì, ce lo puoi mandare?" E Ponzio Pilato: è arrivato un po' troppo tardi. Il fatto sta che quindi l'emissario torna
tutto omogeo, però durante la strada incontra la Veronica. Veronica che appunto dice: "Ma guarda che è stato Ponzio Pilato a mandarlo a morte, non è che è morto così". Però, guarda, io c'ho un'immagine di Gesù, secondo me se portiamo questa può funzionare comunque. E quindi si porta dietro la Veronica con il volto di Gesù Cristo, e appena vede il volto di Gesù Cristo Tiberio guarisce e si converte, diventa cristiano. A questo punto viene a sapere che è stato Ponzio Pilato a mandare a morte Gesù Cristo, che lui adesso crede in Gesù Cristo, quindi è arrabbiatissimo. Richiama a Roma Ponzio Pilato. Ponzio Pilato capisce che c'è qualcosa che non va e quindi si premunisce. E cosa fa? Siccome ha ancora la tunica di Gesù Cristo, appena prima di comparire davanti a Tiberio si mette la tunica di Gesù Cristo e quindi va da Tiberio e Tiberio appena lo vede: "Carissimo Ponzio Pilato, come stai? Grande, ma vieni qua, ti do da bere, da mangiare, com'è andato il viaggio? Amicone". Ehm, e dice: "Ma sì dai, vai a riposarti, sarà stato un grande viaggio". E quindi Ponzio Pilato se ne torna fuori e appena Ponzio Pilato sparisce dalla vista, Tiberio ritorna furente contro Ponzio Pilato, lo richiama indietro e appena lo rivede di nuovo: ciao Ponzi, ti posso chiamare Ponzi, vero? Come stai? Vai a riposarti". E ritorna fuori. E dopo un po' di questa tiritera, alla fine chi c'è lì, che vede tutta sta scena, dice: "Ma l'imperatore è diventato pazzo". Capiscono che probabilmente è st'unica qua che fa questo e quindi gli tolgono la tunica e Tiberio finalmente si arrabbia contro Ponzio Pilato, lo fa uccidere e gettare nel Tevere. Quindi sì, Tiberio è visto come il vendicatore, ma allo stesso modo anche Tito e Vespasiano vengono dipinti come vendicatori, in quanto fecero guerra agli ebrei, si vendicarono degli ebrei che erano gli altri colpevoli assieme a Ponzio Pilato. Se Tiberio si è vendicato di Ponzio Pilato, Vespasiano e Tito si sono occupati degli altri grandi artefici della morte di Gesù Cristo. E anche qui abbiamo delle storie, appunto, di solito sì, sia Tito che Vespasiano sono entrambi, cioè, la storia è sempre la stessa, cambia il nome, però il personaggio rimane sempre quello. O Tito o Vespasiano sono un po' intercambiabili per il Medioevo. Anche qui l'imperatore è ammalato sempre di lebbra, e però a salvarlo sarà sì, sempre Veronica, che però viene mandata da Giuseppe d'Arimatea, che però è
prigioniero degli ebrei, e quindi Tito o Vespasiano parte da Roma, arriva in Giudea per salvare Giuseppe d'Arimatea. E quindi sì, anche questi due imperatori sono visti molto positivamente dagli autori cristiani, appunto come vendicatori. Altri personaggi Ma brevemente, giusto così, volevo un attimo... Parliamo di Costantino e Teodosio, che a mio avviso sono i due, a mio avviso, grandi campioni del Medioevo nel mondo antico, ma anche qui un po' il collegamento che abbiamo fatto all'inizio, il Medioevo e questa scissione tra la cristianità latina e la cristianità greca sono molto più sentiti, molto più legati culturalmente al mondo bizantino. Infatti, se non erro ancora oggi, forse il 21 di maggio è il giorno di San Costantino per la Chiesa ortodossa, e quindi questo è il nostro legame fin dall'inizio, questo mondo spaccato dal Medioevo fra latino e greci, e quindi anche alla fine, cioè, di imperatori bizantini di nome Costantino ne abbiamo avvagonate fino alla fine, se non erro l'ultimo cos'era, Costantino sì, XI, se non erro appunto quando sotto l'assedio dei turchi credevano che Costantino potesse risorgere e combattere su un cavallo contro i turchi di Maometto II. No, per dire, è curioso questo fatto, sottolineare come due grandi, a mio avviso, campioni della cristianità, e quindi che hanno aperto di fatto la strada, tra virgolette, a mio avviso, al Medioevo, non erano così recepiti nel mondo latino medievale. È curioso come... però si spiega. Sì, allora, per quanto riguarda Teodosio, appunto non è che non ho trovato praticamente nulla. Ho provato anche tipo a guardare tra i romanzi cavallereschi bizantini se c'era qualcosa, però ho dato proprio una spulciata, non ho trovato. Probabilmente c'è anche qualcosa. Di Costantino invece era molto, molto amato sia dal Medioevo d'Occidente che da quello d'Oriente, che però diciamo hanno due storie differenti, il Costantino occidentale e quello orientale, sebbene entrambi diventano campioni del cristianesimo, hanno un po' una storia diversa. Ad esempio, il Costantino orientale si converte al cristianesimo solamente in punto di morte, mentre per l'Occidente la figura di Costantino viene inglobata più che altro nelle leggende attorno a San Silvestro, Papa Silvestro, il quale era un papa all'epoca di Costantino. E appunto, secondo la leggenda, Costantino era ammalato, indovina di cosa? Di lebbra. Esattamente. L'ossessione per la lebbra nel Medioevo. Sì, tutti gli imperatori sono ammalati di lebbra, solo che Costantino, almeno a Costantino gli dicono che per guarire, appunto i medici pagani gli dicono per guarire devi ammazzare 300 bambini e farci il bagno. Al che arriva... Per la sua famiglia, il Costantino storico l'avrebbe fatto. Ricordiamoci, alla morte di Costantino i figli scatenano una guerra fra zie e parenti che è allucinante. Ma lasciamo stare. Sì.
Al che arriva Papa Silvestro che dice: "Oh, calma, no, guarda che non serve fare sto genocidio, ti guarisco io". Infatti lo guarisce e ovviamente Costantino si converte al cristianesimo, ma non solo. Secondo la leggenda, Costantino dona a, a San Silvestro Roma e tutto l'impero, tutte le terre d'Occidente, mentre lui se ne sarebbe andato bello bello a Costantinopoli. Nasce da qui la leggenda della donazione di Costantino, la quale legittimò per tutto il Medioevo il potere temporale, ehm, il potere temporale del Papa. E, e appunto questa donazione di Costantino sappiamo che poi durante l'Umanesimo viene reputata falsa da Lorenzo Valla, però già E prima. se non era un filologo, ha visto che il Esatto, latino dell'epoca non era il latino del IV sì. secolo. Sì, ma poi c'erano riferimenti a Costantinopoli quando Costantinopoli ancora non c'era. Ok. Eh, però prima di Lorenzo Valla ci furono altri intellettuali che si scagliarono contro questa donazione. Beh, primi fra tutti anche gli imperatori, ovviamente, durante la guerra per le investiture. Ma, ma abbiamo anche lo stesso Dante. Dante ovviamente reputava vera la donazione di Costantino, però la reputava che giuridicamente non fosse valida. Per quale motivo? Eh, Costantino non poteva donare dei territori perché facevano parte dell'impero. Lui era sì imperatore, ma non era padrone dell'impero. L'impero era del popolo di Roma, quindi non poteva alienare dei beni che non erano suoi. Allo stesso modo, Silvestro non poteva accettare questo dono perché la Chiesa aveva fatto voto di povertà. E qua si entra, a mio avviso, tutta la complessità dei guelfi bianchi, guelfi neri, ghibellini, che non sono una lettura, non so, atei contro credenti, non è una lettura papato contro impero. Ovviamente chi era più Milano erano al nord, erano vicino all'impero, i ghibellini quindi avevano dei vantaggi personali, il Medioevo è tutta una politica fatta di persone. Dante era un guelfo, quindi stare vicino a Roma per la società essere più indipendente, ma anche qui vediamo non era completamente asservito al papato. Sì, cioè, diciamo che la definizione guelfo è un po', tra virgolette, di facciata. No, Cioè, no, certo, è giusto un discorso appunto per vedere cioè, la complessità, queste dinamiche, anche nel Medioevo era gente, okay, quando si parla di politica la vedevano effettivamente, non era questo mondo così superstizioso, anche lo stesso mondo antico era profondamente superstizioso. Appunto, noi parliamo di grandi classici, i grandi antichi, quinto, quarto secolo, forse secondo e terzo, secondo dopo Cristo, per il resto c'era molta superstizione, molto medioevo di quello che noi, come dire, pensiamo. E niente.
Non lo so, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no possiamo concludere. Dimmi tu quel preferisci. Mi sembra che abbiamo parlato un bel po'. Sì, in modo molto approfondito. Veramente una live molto, molto triste dal mio punto di vista. Abbiamo parlato di questo mondo antico che è ormai perduto, 2%, 4%, non si sa neanche bene, però il dato certo è che più della metà e anche più di 3/4 è perduto, non solo fonti letterarie, archeologie, epigrafie, tutto, è veramente, me lascia una grande tristezza. Abbiamo descritto Alessandro Magno come un esploratore in un sottomarino e anche questo, non dormirò la notte con queste visioni e ti ringrazio, complimenti, sono molto contento di averti invitato come ospite, veramente. Grazie a te per aver dato lo spazio. Ma più che meritato, mi ha fatto questo approfondimento che veramente andare oltre al Medioevo, al Medioevo comune, è anche un lavoro, se vogliamo, come dire, di fonti. Abbiamo visto che sì, i medievali non avevano questa visione completa come ce l'abbiamo noi del mondo antico, che la nostra visione del mondo antico è veramente estremamente parziale, ma avevano anche delle fonti che noi non abbiamo. Se posso anche una cosa che me lo sono segnata qua in margine, so, se pensiamo anche ad esempio al Nome della Rosa, che è un romanzo storico, non ha nessuna verità, però Umberto Eco ci azzecca che se tutto il romanzo storico è ambientato in questo monastero, spoileriamo il finale, cioè, vogliono cercare questo, cos'è, l'etica di Aristotele, questo, chiamiamo questo libro appunto, che alla fine viene bruciato da questo monaco perché era considerato eretico. E combinazione, proprio noi oggi non abbiamo l'etica di Aristotele, abbiamo l'etica di Nicomachea, che di suo figlio, ma appunto l'etica non ce l'abbiamo. Anche qui appunto ribadire il discorso che non ci sono arrivate alcune cose, alcune fonti del Medioevo, alcune fonti antiche tramite il Medioevo, ma i medievali avevano molta più, se vogliamo, conoscenza, consapevolezza del mondo antico. Poi la capissero è un altro discorso, quello ci vogliono ovviamente gli studi 800 e 900 di filologia, la grande filologia tedesca che ha imposto le basi a tutti. No, ma infatti, quello che passa nel Medioevo intanto viene interpretato a loro modo, cioè, qualsiasi cosa, come abbiamo visto anche con la figura di Virgilio. C'è molta fantasia, c'è molta interpretazione così. Appunto quello che passa, cioè passa solamente quello che serviva. Cioè, alla fine, cioè quello che viene copiato, è quello che serviva, quello che interessava. Altrimenti non valeva la pena sprecare tempo, sprecare inchiostro e pergamena, perché erano molto molto importanti, non è facile. Ricordiamo, la stampa inizia con l'età moderna, allora sì che inizia il grande circo delle idee. Infatti non è un caso, è sempre stato accostato la fortuna di Lutero, uno che esplode in un posto geografico che è la Germania, che dove già dalla rotta delle investiture 200-300 anni principi, non piaceva tanto questo discorso di Roma. Il primo, se vogliamo, la causa politica e sociale. Secondo, c'è quella invenzione micidiale che è la stampa. Tu puoi fare libri a costo relativamente zero, puoi fare diverse copie. Tutto questo ovviamente nel Medioevo non c'era, era una cultura che passava a mano, come era stata nel mondo antico, ma il mondo antico ha diversi centri, almeno l'inizio nel Medioevo, ovviamente nel 200-300 riparte la grande cultura, ma almeno all'inizio, pensiamo all'inizio dell'età di Giustiniano, effettivamente sono i periodi oscuri. Poi per tutto il resto del Medioevo la cultura passava tramite i monaci, e lì filtro
un po' voluto, un po' anche per caso, come detto all'inizio. Perché la Bibbia c'erano tante copie perché era più letta, quindi c'era questo bisogno di riscriverla. Va bene, allora io direi se ti va, di chiudere. Vi invito ancora ad andare a vedere. Se non ci sono domande. Non mi pare ci siano domande, in ogni caso adesso vi invito ad andare a vedere ovviamente il canale di Calibur, i suoi podcast sulla Divina Commedia, ovviamente letti e commentati, la cosa più importante nel viso appunto il commento, c'è un lavoro fatto proprio a mano, e poi tutto il canale di Calibur, in particolare molto interessante gli animali, anche qui ci cogliamo un po' dalla tradizione antica fino ad arrivare al Medioevo, questo mondo che, come dice il professor Alessandro Barbero, cioè, il Medioevo dura 1000 anni, come dire, è un bel periodo e cose ne sono successe, certamente non è immobile. Va bene, domande non ci sono, ci danno la buonanotte. E allora, buonanotte. Vi salutiamo e nulla. Buonanotte.